3. I cinque sensi e oltre. I fondamenti dei sensi umani. Gli esseri umani hanno navigato nel mondo da migliaia di anni, affidandosi a 5 porte percettive fondamentali: vista, udito, tatto, olfatto e gusto. Queste porte ci permettono di interagire, capire e dare un significato all'ambiente che ci circonda. La straordinaria capacità del corpo umano di percepire il mondo esterno attraverso questi canali ha plasmato la nostra evoluzione, la cultura e persino la nostra sopravvivenza. Iniziamo con la vista, il senso che ci consente di percepire la luce e di riconoscere forme, colori e movimenti. Gli occhi sono organi complessi, dotati di strutture come la retina e il nervo ottico, che trasformano la luce in segnali elettrici interpretati dal cervello. Un esempio è la nostra capacità di distinguere i colori di un tramonto o riconoscere il volto di un caro amico in mezzo alla folla. L'udito, poi, ci permette di riconoscere suoni, dalla delicata melodia di un flauto alla potente ruggito di un tuono. Attraverso le delicate strutture dell'orecchio, le vibrazioni sonore vengono convertite in segnali che il cervello interpreta come suoni. Pensate alla capacità di ascoltare e comprendere una conversazione in un ambiente rumoroso. Il tatto è forse il senso più immediato. Attraverso la pelle percepiamo pressione, calore, freddo, dolore e piacere. Quando stringiamo la mano di qualcuno, sentiamo la sua presenza in modo tangibile. E ogni volta che camminiamo scalzi sulla sabbia, la varietà di sensazioni sotto i piedi ci racconta una storia dettagliata del terreno. Per quanto riguarda l'olfatto, si tratta di un senso evolutivo antico. Gli odori possono evocare potenti ricordi ed emozioni. Chi non ha mai sentito un profumo particolare e si è immediatamente ritrovato a rivivere un momento del passato? Infine, c'è il gusto, che ci permette di gustare e apprezzare una vasta gamma di sapori. Dalla dolcezza di una mela matura all'amaro di un caffè nero, ogni sapore ha la sua storia da raccontare. Sebbene questi sensi siano stati essenziali per la nostra sopravvivenza, non sono infallibili. Possono essere ingannati o limitati in determinate situazioni. Ad esempio, in condizioni di scarsa luminosità, la nostra vista può non essere così acuta, o potremmo non riuscire a udire suoni al di fuori di una certa gamma di frequenza. Questi sensi, inoltre, sono strettamente legati al nostro sistema nervoso e al cervello. Essi sono influenzati dalla nostra biologia, ma anche dalla cultura e dalle esperienze personali. Due individui possono percepire lo stesso suono, odore o sapore in modi leggermente diversi a seconda del loro background e delle loro esperienze passate. Con tutto ciò in mente, una domanda sorge spontanea: ci sono altri modi di percepire il mondo al di là di questi 5 sensi tradizionali? Molti sostengono l'esistenza di un sesto senso, una forma di percezione che va oltre il tangibile. Ma è solo un mito o c'è una realtà scientifica dietro questa idea? Nel prossimo paragrafo ci addentreremo nel misterioso mondo del sesto senso. Esploreremo le teorie, le storie e le ricerche che cercano di spiegare e comprendere questo enigmatico aspetto della percezione umana. Il sesto senso, mito o realtà? Il concetto di un sesto senso, una percezione che va al di là dei 5 sensi tradizionali, ha affascinato la mente umana per secoli. Si tratta di una capacità innata o di un prodotto della nostra immaginazione? Si manifesta come una sorta di intuizione, una consapevolezza senza una fonte immediatamente riconoscibile, o come una connessione con realtà non immediatamente visibili. Molti riferiscono esperienze in cui sentono che qualcosa sta per accadere, e poi accade veramente. Pensate, ad esempio, a chi afferma di avere sentito che un caro stava per telefonare, per poi ricevere la chiamata pochi istanti dopo. Oppure chi, senza motivo apparente, ha un brusco presentimento e scopre poi che qualcosa di significativo è realmente accaduto. La letteratura, l'arte e la cultura popolare sono piene di riferimenti a questa forma di percezione. La chiromanzia, l'arte di leggere le linee delle mani, o le visioni dei medium, sono solo alcune delle manifestazioni attraverso le quali la gente ha cercato di dare un nome e una forma a questo senso misterioso. Dal punto di vista scientifico, la questione è complessa. Mentre alcune ricerche suggeriscono che ci possono essere aree del cervello coinvolte in forme di percezione non legate direttamente ai nostri 5 sensi tradizionali, non esiste ancora un consenso su come, o persino se, questo sesto senso funzioni. Esistono, ad esempio, teorie legate alla percezione delle frequenze elettromagnetiche.
Alcuni animali, come gli squali, sono noti per avere la capacità di rilevare campi elettromagnetici. Potrebbe l'essere umano avere una capacità simile, non ancora pienamente compresa o riconosciuta. Oppure potrebbe trattarsi di una forma avanzata di intuizione, dove il cervello raccoglie e analizza inconsciamente una moltitudine di piccoli indizi, portando a una sensazione o a una premonizione. Questo potrebbe spiegare perché, in alcuni casi, le persone sentono che qualcosa sta per accadere basandosi su piccoli dettagli che non hanno registrato consciamente. Ciò che è certo è che la percezione umana è un campo vasto e complesso. Mentre continuiamo a esplorare e a comprendere meglio i nostri 5 sensi tradizionali, c'è anche un crescente interesse a scoprire e definire cosa potrebbe esistere oltre questi confini percettivi. Neurologia dei sensi. Al centro delle nostre esperienze sensoriali c'è un organo incredibilmente complesso e potente, il cervello. È qui che le informazioni raccolte dai nostri occhi, orecchie, naso, lingua e pelle vengono interpretate, dandoci una percezione del mondo che ci circonda. Ma come funziona esattamente questo processo? E come il cervello decodifica queste informazioni per fornirci un'esperienza coerente e continua della realtà? I segnali provenienti dai nostri organi sensoriali viaggiano attraverso percorsi specifici nel cervello. Ad esempio, quando guardiamo un tramonto, le cellule sensibili alla luce nella nostra retina catturano l'immagine e inviano segnali attraverso il nervo ottico alla corteccia visiva, dove l'immagine viene elaborata e interpretata. Questo meccanismo vale per tutti i nostri sensi, con percorsi e regioni cerebrali specifiche dedicate alla decodifica di ciascun tipo di stimolo. Ma c'è un altro livello di complessità. Non solo il cervello deve interpretare le informazioni provenienti da ogni singolo senso, ma deve anche integrarle per fornire una percezione olistica del nostro ambiente. Pensate al profumo di una rosa. Non solo percepiamo il suo dolce aroma, ma anche il suo colore vibrante, la sua texture setosa e il suono delle sue foglie che frusciavano con il vento. Il cervello prende tutte queste informazioni separate e le fonde in un'esperienza unica. E ciò che è ancora più affascinante è che la nostra percezione può essere influenzata da fattori esterni o dal nostro stato d'animo. La stessa rosa può apparire in toni più vivaci se siamo felici o in toni più opachi se siamo tristi. Questo dimostra che la percezione non è un processo passivo, ma attivo e dinamico, modellato dalla nostra biologia, esperienze passate e persino dalla nostra cultura. Mentre la scienza ha fatto passi da gigante nella comprensione dei meccanismi neurologici alla base della percezione, ci sono ancora molte incognite. Ad esempio, come si formano esattamente i ricordi sensoriali? E come il cervello risolve le discrepanze quando riceve informazioni contrastanti dai diversi sensi? Queste domande, insieme alla continua esplorazione di ciò che esiste al di là dei limiti tradizionali della percezione, ci portano al prossimo argomento di discussione: il rapporto tra il cervello e le percezioni extrasensoriali. Nel prossimo paragrafo, esploreremo come il cervello potrebbe avere la capacità di percepire informazioni al di là dei 5 sensi tradizionali e come queste potenziali capacità siano diventate un punto focale di studio e dibattito nel campo della neurologia e della parapsicologia. Il cervello e le SP. Il fulcro della nostra esistenza è la nostra capacità di percepire, interpretare e rispondere al mondo che ci circonda. Ma cosa succede quando le persone affermano di percepire informazioni al di là dei limiti tradizionali dei 5 sensi? Queste esperienze, spesso etichettate come percezioni extrasensoriali, ESP, hanno sollevato domande affascinanti e spesso controverse sulla natura del cervello e sulle sue potenziali capacità non ancora comprese. Le testimonianze di persone che affermano di aver avuto esperienze di precognizione, telepatia o chiaroveggenza sono state documentate per millenni, mentre tali affermazioni sono state spesso respinte come illusioni o trucchi della mente. La persistenza e la consistenza di tali racconti attraverso culture e epoche diverse suggeriscono che potrebbe esserci qualcosa di più profondo da esplorare. Negli ultimi secoli, il tentativo di comprendere queste esperienze ha guidato molte ricerche scientifiche. L'obiettivo principale di questi studi è stato determinare se esiste una base neurologica per le SP. Alcuni ricercatori hanno proposto che certe regioni del cervello, come la ghiandola pineale, potrebbero giocare un ruolo nella ricezione o interpretazione di informazioni extrasensoriali.
Altri hanno suggerito che le onde cerebrali potrebbero avere la capacità di sincronizzarsi o accordarsi con informazioni o energie non rilevate dai sensi tradizionali. Un esempio illuminante proviene da esperimenti condotti in laboratorio in cui i partecipanti venivano esposti a stimoli inaspettati mentre le loro risposte cerebrali venivano monitorate attraverso l'elettroencefalografia, EEG. In alcuni casi si è notato che il cervello reagiva a questi stimoli prima che essi si verificassero, suggerendo una possibile forma di precognizione a livello neurale. Tuttavia, questi studi sono stati oggetto di critiche. Molti scienziati argomentano che tali risultati potrebbero essere spiegati da artefatti nel design sperimentale o errori di interpretazione. Altri sottolineano che la natura stessa dell'ESP sfida le attuali comprensioni scientifiche e che ulteriori ricerche sono necessarie prima di trarre conclusioni definitive. Nonostante le controversie, è indubbio che il nostro cervello sia un organo straordinariamente complesso con capacità che sono ancora in gran parte un mistero. La plasticità neurale, ad esempio, ci mostra come il cervello possa ristrutturarsi e adattarsi, aprendo la possibilità che potremmo avere capacità latenti non ancora scoperte. E mentre le teorie convenzionali suggeriscono che il cervello riceva informazioni esclusivamente attraverso i 5 sensi, non si può negare la vasta gamma di esperienze umane che suggeriscono qualcosa di più. In sintesi, mentre il legame tra la mente e le percezioni extrasensoriali rimane un campo di ricerca in evoluzione e dibattito, rappresenta un esempio affascinante di come la scienza e il mistero possano intrecciarsi. La nostra comprensione del cervello e delle sue potenziali capacità è in continua crescita, e la domanda sull'ESP ci spinge a esplorare i confini di ciò che riteniamo possibile. Nel prossimo segmento ci addentreremo nel campo della scienza della percezione, esplorando come i sensi tradizionali e forse anche quelli non tradizionali interpretano e interagiscono con il mondo esterno, gettando luce su come percepiamo la realtà stessa. La scienza della percezione. L'essere umano, da sempre, è rimasto affascinato dall'immensa varietà di esperienze sensoriali che incontra quotidianamente. Dal profumo di un fiore al cinguettio degli uccelli, dalla carezza del vento sulla pelle al sapore di un frutto, ogni sensazione arriva al nostro cervello attraverso intricate vie di percezione. Ma come esattamente interpretiamo questi segnali e cosa ci dice la scienza sull'arte della percezione? I nostri 5 sensi principali, vista, udito, tatto, gusto e olfatto, funzionano come finestre sul mondo. Prendiamo, ad esempio, l'udito. Quando un oggetto vibra, produce onde sonore che viaggiano attraverso l'aria fino al nostro orecchio. Qui, il timpano e le ossa dell'orecchio interno trasformano queste vibrazioni in segnali elettrici che viaggiano attraverso il nervo uditivo fino al cervello. Una volta arrivati lì, vengono interpretati come suoni. Ogni senso ha un processo simile, ma unico, attraverso il quale trasduce stimoli esterni in segnali comprensibili per il nostro cervello. Ma la percezione non si limita alla semplice ricezione di segnali. Il cervello gioca un ruolo attivo nell'interpretare, filtrare e dare significato a queste informazioni. Questo processo di interpretazione è influenzato da molteplici fattori, tra cui le nostre esperienze passate, le aspettative e il contesto in cui ci troviamo. Un classico esempio è l'illusione ottica. Ciò che vediamo non sempre corrisponde alla realtà fisica, poiché il cervello cerca modelli e significati anche quando non ci sono. Inoltre, la percezione può essere influenzata da fattori emotivi e psicologici. Ad esempio, quando siamo tristi, i colori possono sembrare più opachi, o quando siamo felici, i sapori possono sembrare più intensi. Questa interazione tra mente ed esperienza sensoriale evidenzia la profonda connessione tra il nostro mondo interiore ed esteriore. La ricerca moderna ha anche esplorato le differenze individuali nella percezione. Non tutti percepiscono il mondo allo stesso modo. Fattori come l'età, la cultura e persino la genetica possono influenzare la nostra percezione. Un individuo daltonico, ad esempio, percepisce il mondo in tonalità diverse da una persona con una visione del colore normale. Similmente, ci sono persone che possono sentire frequenze sonore che sono inudibili per altri. La ricerca ha anche dimostrato che la nostra percezione può essere addestrata e affinata. Un sommelier, attraverso anni di formazione, può distinguere sottili differenze in un vino che la maggior parte delle persone non noterebbe. Allo stesso modo,
Un musicista esperto potrebbe riconoscere una nota stonata in una sinfonia che suona perfetta all'orecchio di un ascoltatore medio. In conclusione, la percezione è un processo complesso e dinamico che ci connette al mondo esterno, ma è anche profondamente influenzato dal nostro mondo interiore. È una danza tra gli stimoli che ci circondano e la sofisticata orchestra del nostro cervello, che insieme creano l'esperienza unica e sfaccettata del sentire il mondo. Nel prossimo segmento, esploreremo un fenomeno intrigante noto come sinestesia, in cui la percezione attraverso un senso può evocare automaticamente una sensazione in un altro. Questo intreccio di sensazioni offre una prospettiva affascinante sulla plasticità e le potenzialità nascoste della percezione umana. 3.6 Sinestesia e percezioni incrociate. Nel vasto panorama della percezione umana, c'è un fenomeno particolare che ha da sempre catturato l'immaginazione di scienziati, artisti e curiosi: la capacità di alcune persone di sentire i colori, vedere i suoni o assaporare le forme. Questo fenomeno, dove l'attivazione di un senso evoca automaticamente una sensazione in un altro, ha affascinato e intrigato per decenni. Immaginate di ascoltare una nota musicale e di vedere simultaneamente un colore vivido o di percepire un sapore particolare ogni volta che si tocca una certa texture. Queste sono solo alcune delle manifestazioni di questo straordinario intreccio sensoriale. A livello neurologico, sembra che certe aree del cervello, destinate a processare specifici stimoli sensoriali, siano interconnesse in modo insolito, permettendo a queste percezioni incrociate di emergere. Uno degli esempi più noti è quello dei vedenti di colori, individui che associano lettere o numeri a colori specifici. Per loro, il numero 5 potrebbe essere sempre verde, mentre la lettera A potrebbe essere rossa. Queste associazioni non sono il risultato di un apprendimento o di un ricordo, ma piuttosto una percezione immediata e coerente nel tempo. Un altro esempio affascinante è rappresentato da coloro che percepiscono sensazioni tattili in risposta a suoni specifici. Questi individui possono sentire una carezza sulla pelle quando ascoltano un certo accordo musicale o una determinata voce. Questa interazione tra udito e tatto offre una finestra unica sulla straordinaria plasticità del nostro sistema sensoriale. La questione che molti si pongono è: da dove nasce questa condizione? Le ricerche hanno suggerito che tutti i neonati potrebbero essere nati con una forma di sinestesia, ma con lo sviluppo e la specializzazione delle aree cerebrali, questa tendenza diminuisce o scompare del tutto nella maggior parte delle persone. In alcuni individui, tuttavia, queste connessioni neurali persistono o si riformano, dando vita a esperienze sinestetiche durature. La sinestesia rimane un mistero affascinante, una testimonianza della straordinaria complessità e delle infinite potenzialità della nostra mente. Iscriviti ora e attiva la campanella per non perdere i nostri prossimi video. E non dimenticare di mettere un mi piace se apprezzi il nostro contenuto. Grazie!